E là, ciao! Ciao a tutti! Guardate, oggi qua c'è il nostro musichiere, ve lo faccio vedere. Ma oggi è tranquillo però, eh. Oggi sono in bicicletta perché sono andato a fare due commissioni, una per il boss, eccolo lì. È un signore paraplegico che ha la carrozzina mega accessoriata e quindi vi faccio vedere un po' di paese, dai. E qua ci sono lavori, adesso qua 2 mesi di lavori perché poi si apre la stagione estiva, va via febbraio e marzo e via. Lo stanno facendo lungo Lago Nuovo, mettendo a posto. Ebbene dai, la direttina di ieri è stata troppo breve, c'era molto vento, non che adesso non ce ne sia, e comunque è sempre ieri, anche se voi lo vedrete domani, perché è il pomeriggio più tardo, ma domani mattina forse farò tardi e allora ho pensato di registrare un pezzettino oggi. Anche perché c'è una meraviglia di lago, era uno spettacolo, signori miei, guardate che meraviglia, che meraviglia. Bene, cominciamo a destrutturarci, a pensare in maniera infinita, perché infinita sarà la vita eterna, visto che eterna è infinita, o no? Paradossalmente è così. Senza paradossalmente, eterna e infinita sono più o meno la stessa cosa. È che infinita vuol dire che non ha mai avuto inizio, non ha mai avuto fine. Per noi è eterna perché comunque un inizio lo abbiamo. Perché abbiamo questo inizio? Perché non siamo nati da sempre come gli angeli, che anche gli angeli hanno un inizio. L'unico che non ha inizio è Dio. Poi chi lo vuole chiamare in maniera diversa, io lo chiamo Dio. Bene, allora, perché io vi parlo sempre di responsabilità, vi dico sempre che noi abbiamo questa responsabilità e dobbiamo tornare a parlare di Adamo ed Eva, perché Adamo ed Eva ovviamente è un racconto, lo abbiamo detto, un racconto che però ci spiega delle cose e anche queste ve le ho dette, ma c'è un secondo aspetto di Adamo ed Eva che non abbiamo ancora visto, che è proprio l'aspetto spirituale. L'uomo l'uomo sappiamo che è stato creato a immagine e somiglianza di Dio, no? Quindi abbiamo sempre detto non l'anziano con la barba, se no io sarei uno dei suoi figli prediletti, anziano con la barba, ma a immagine e somiglianza dal punto di vista spirituale, con due cose importanti: la libertà di scelta, il libero arbitrio a 360 gradi e la possibilità di portare equilibrio e disequilibrio nel creato. Siamo bravissimi a portare disequilibrio, infatti. Ma c'è un altro aspetto, la possibilità di scelta. La possibilità di scelta, ed ecco che in Adamo ed Eva vediamo questa prima cosa. Pensate che siamo andati a barattare la vita eterna per la conoscenza. Ed eccoci, andiamo avanti con il nostro discorso. Però devo anche avvisarvi, attenzione, che ci sono
nell'entrare in questo percorso alcune criticità. Uso questo termine che così spaventa meno. Alcune criticità. Man mano che andremo avanti, man mano che voi apprenderete, man mano che attraverso queste nozioni, a questi piccoli insegnamenti, comincerete a capire e quindi proverete ad espandere la vostra coscienza, la vostra anima uscirà un po' dai confini corporei, quel poco, aumenterà la vostra empatia. Questo cosa comporta? Comporta, oltre ovviamente a rendervi conto che la parte spirituale di voi esiste ed è concreta, e quindi avere una certezza matematica sia della vita dopo la morte sia della spiritualità, avrete però l'onere, se volete, di captare sia le cose belle e sia le cose brutte. Per brutte intendo per esempio se una persona vicina, siete al bar e a coso è immensamente triste, potreste assorbire la sua tristezza, potreste sentire la sua tristezza. Come se è immensamente felice potreste assorbire la sua felicità, captarla, e quindi questo cambiarvi l'umore. Questo è un esempio, il più banale che mi viene in mente e il più semplice che voi possiate capire, però ovviamente quando si aprono delle porte, attraverso quelle porte passa chiunque riesca ad aprire quella porta, come si dice, no? E quindi c'è poi un pochino da imparare a gestire queste cose, ma ovviamente ve lo sto dicendo con largo anticipo, siamo ancora distanti da quell'obiettivo. Qualcuno di voi ha, oltre che essere addentro alla cosa, come abbiamo visto, ha una spiritualità un po' più spiccata, un po' più marcata, chi ce l'ha un po' meno marcata. Questo è a volte anche una dotazione di base, una sensibilità diversa, cioè non se ne facciano cruccio chi ne ha di meno, allora noi siamo stati penalizzati, non siamo stati penalizzati, no, è solo una questione di mettersi, e possiamo dirlo, in sintonia con quanto può accadere, con quanto ci può essere di spirituale. Ovviamente questo comporta un po' di allenamento, molta perseveranza, molta attenzione alle cose della vita, quindi un po' di riflessione o no, come posso definirla? Oddio, questa mattina mi passa di testa un po' di ecco, essere un po' riflessivi. Abbiamo risolto con questa parola qua. Vi faccio vedere un po' il lago, che stamattina è una tavola azzurra. E certo, nel quotidiano è difficile fare questo perché si hanno le 1000 faccende da sbrigare, il lavoro, ovviamente per chi ha un lavoro anche regolare, quindi la maggior parte della giornata è il lavoro. Guardate qua, e il lago non cresce, non cresce assolutamente. Speriamo nella primavera che cresca un pochino questo lago. E vi stavo appunto dicendo che se questa cosa comporta, attraverso anche tutte le nostre faccende giornaliere, di essere un pochino riflessivi, cioè di cercare ogni tanto di prendersi quel momento, quell'attimo, per provare a espandersi, espandere la propria coscienza, provare a sentire. E voi direte, sentire cosa? Lo scoprirete piano piano.
dovete, ma ci arriveremo. Adesso questi video per me sono i più difficili, perché sono quelli che, dicendo il minimo possibile, perché è il minimo che al momento potete assorbire, potete apprendere, cercare di farvi capire alcune piccole cose che piano piano cambieranno, e non è assolutamente facile. Non è facile. È come per un maestro di sci che sia benissimo dire a un principiante che ha appena indossato gli sci la prima volta che si fidi di lui, facendo così arriverà poi a sciare come Gustav Töni, per dirne una. Lo so, però non sa trovare le parole per spiegargli qual è la sensazione. Ecco, direi che mi trovo in questa impasse, vediamo se riesco a superarla. Comunque, questo è il discorso che abbiamo iniziato ieri, e un passetto alla volta ci avviciniamo a questa cosa, insomma, del cambio di paradigma. Detto questo, alcune comunicazioni di servizio. In questi giorni, vediamo se mi aiuterà poi a moderare il gruppo Riccardo, se ci sei batti un colpo, e creerò il gruppo su Telegram per il 5 marzo. Questo non per escludere gli altri, ma semplicemente, come abbiamo fatto l'altra volta, per tenere un po' le fila dell'avvenimento, perché anche l'altra volta c'era poi chi arrivava prima, chi arrivava dopo, e quindi bisognava mettersi in contatto attraverso il gruppo. Altra cosa, chi volesse, come vi dicevo, approfittare dell'offerta della mia amica, mi contatti, io gli mando il numero di telefono e si sente. Se poi la cosa gli fa piacere, il prezzo è buono, vi posso garantire che sul lago di Garda è un buon prezzo, si mette d'accordo e via, la cosa è fatta. Quindi ci sarebbe anche questa opportunità. Un'altra cosa, vi ricordo che il pirata, come il pirata del lago, c'è la pagina anche su Facebook, quindi se avete piacere iscrivervi anche lì. Ovviamente tutto fa bene, tutto aiuta il canale e mi aiuta a tenere anche i due canali separati, il che comporta il doppio del lavoro sotto certi aspetti, ma va bene, ci sta. Se questo è di aiuto, abbiamo già detto che va benissimo. Vedremo poi come me la caverò quando inizierò a fare le notti, ma vabbè, il buon Dio vede, il buon Dio provvede, come si dice. A tutti voi non mi resta che augurarvi una buona giornata, un buon proseguo di settimana. Iscrivetevi al canale, mettete il like, condividete tutte le solite cose che potete fare gratuitamente per sostenere il canale. Vi mando un caro saluto, ciao a tutti da Ermanno, ciao!